Oggi è un giorno un po' triste, non so davvero come dirvelo. Che è il pesce d'aprile, non è vero nulla! Ma quando ho realizzato che oggi era il 1° aprile non ho resistito. Spero che nessuno si sia indignato, spero di non aver rubato 10 secondi a nessuno e per tutti gli altri andiamo a vedere che cosa è successo a Portimao perché, come avevamo detto, l'Australia è sempre un capitolo a parte. Toprak che ritorna in grande stile, si porta a casa 3 vittorie su 3 facendo letteralmente risorgere BMW che era già stata data da buttare via e Bulega dietro che non molla un colpo. È già fine della Ducati Cup? In realtà no, per un motivo ben preciso e durante il video andiamo a vedere un po' di cosine interessanti. E pensare che il fine settimana è iniziato proprio malissimo per Toprak che ha praticamente saltato tutta la prima sessione di prove libere a causa di problemi alla moto e non ha fatto segnare nemmeno un tempo. Sembrava l'inizio di un nuovo weekend a incubo e invece già dall'FP2 è in testa tutti i turni ed in Super Pole Toprak dimostra ancora una volta che quando non ci sono problemi l'uomo da battere è ancora lui. Pole position e record del circuito polverizzato. Dietro di lui Bulega paga poco più di 2 decimi ed è l'unico che riesce ad avvicinarsi al tempo della pole. Al terzo posto Petrucci è già distante 4 decimi mentre al quarto posto un grande Andrea Locatelli porta la Yamaha in mezzo al gruppone Ducati pagando però oltre mezzo secondo. Via via tutti gli altri con un Bautista addirittura al nono staccato di quasi 8 decimi. Da notare Montella 12° ad 1 secondo e 2 da Toprak ma a soli 8 decimi dal suo compagno di squadra Petrucci. Tra l'altro Petrux giro esagerato. Per i rookies di categoria una cosa difficile in Superbike è sfruttare a pieno la gomma da qualifica o comunque la soft che poi scegli per fare il tempo. Magari sei anche in grado di fare una super gara sulla distanza ma mettere insieme il giro veloce con la gomma soft non è affatto facile anche perché la moto cambia molto rispetto ai comportamenti che hai in gara. In qualifica il serbatoio scarico, molto più grip e spesso a causa di questo grip la moto fa fatica a voltare e la bravura sta proprio nello sfruttare al massimo quel frangente ed è compito del team nel setup dei controlli e del pilota con un buon mix di angolo di piega e richiesta del gas nel momento corretto. Infatti Jari ha fatto la prima parte di Super Pole in scia a Bulega molto bene, dopo il cambio gomma è caduto. I piloti che potrebbero soffrire maggiormente questa cosa sono appunto Jari, Vickers e Sofoglu che sono tutti rookie. Arriviamo a gara 1 e lo sanno tutti che quando Toprak è in forma parte davanti e diventa imprendibile, ma in gara 1 accade qualcosa che non capita praticamente mai. Toprak parte male, anzi malissimo e perde diverse posizioni. Bulega prende la testa della corsa mentre dietro Redding stende Bautista e, come dire, diciamo che lo spagnolo non la prende molto bene, tanto da arrivare a dire a fine gara Redding è solo capace di fare queste cose. Cari vecchi rancori e ovviamente dal canto suo Scott è convinto di essere lui ad avere ragione, quindi vabbè. Ma è davanti che accadono le cose belle e Toprak ha fretta di ritornare su e in pochi giri torna sulla ruota di Bulega e inizia lo spettacolo vero fatto di sorpassi contro sorpassi e staccate al limite. Bulega fa davvero di tutto per vincere fino all'ultima curva, ma alla fine la spunta Toprak per una briciola, 67 millesimi di secondo. Prima vittoria del 2025 per il turco e per BMW, ma che sudata ragazzi, Nicolò gli ha reso la vita davvero difficile e non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Questo scenario, spoiler, si ripeterà anche nella Super Pole Race, sempre loro due, Toprak, Nicolò, BMW contro Ducati e dietro un bel vuoto, nonostante se le stessero dando di santa ragione. Ancora una volta l'arrivo in volata e ancora una volta è Toprak con un vantaggio ancora più piccolo, 55 millesimi di secondo, cioè roba da Moto3, Super Sport 300, insomma categorie piccole. Cioè questi arrivano in volata con le Superbike, numeri veri. Anche gara 2 è stata praticamente fotocopia delle posizioni di testa con la differenza che c'è stato un restart con bandiera rossa. È caduto O'Halloran con la Yamaha in curva 1 e la moto rotolando ha danneggiato un air fence e come si dice in gergo tecnico due track conditions, per via delle condizioni del tracciato è stata data una bandiera rossa. Piccola parentesi su Portimao, arrivi a oltre 300 in discesa, lo spazio in fondo alla via di fuga non è un granché, Carlos Tatai è rimasto in sedia a rotelle, tanti incidenti pericolosi, ma quando è che gli diamo una bella allargata per la sicurezza a quella curva? Chiedo per un amico. Al restart uguale Bulega, Loca e poi Toprak per il primo giro, poi il solito duello a due e sul podio ci arriva Bautista, che è riuscito a essere veloce come Bulega, ma ci ha messo un po' a trovare il ritmo. Tra l'altro ha usato la SC2 gomma che non ha quasi mai utilizzato, ma che con il caldo in gara 2 ha pagato quantomeno nel suo caso. E bellissima la gara di Locatelli, che con la Yamaha sta facendo dei gran risultati, e anche Van de Mark con la BMW chiude sesto. Apriamo una
Piccola parentesi sulle decisioni della direzione gara, perché è stato usato un inutile polso di ferro con Andrea Iannone. Ha preso la penalità di 3 posizioni sulla griglia di partenza per slow riding in FP3. Che cosa vuol dire? Per evitare situazioni pericolose, la direzione di gara si riserva di sanzionare tutti quei comportamenti dei piloti che vengono reputati pericolosi, come l'andare piano, eventualmente aver rovinato il giro veloce di qualcuno. Prende la sua penalità, fa la sua gara, e in gara 1 ha fatto settimo, ma a 18 secondi, che per come era stata dichiarata a inizio anno non è proprio in linea con le aspettative, ma questo è un altro discorso. Super Pole Race, peggio del giorno prima perché fa 12esimo e non prende nemmeno un punto, ma arriviamo al momento cruciale. In gara 2 fa jump start di pochissimo e a volte purtroppo capita. Anche se non hai un reale vantaggio, vieni sempre sanzionato con 2 long lap penalty. Ne fa uno e sul dashboard scompare la penalità, anche se in realtà sul tabellone era indicato da fare il secondo long lap. Poi, a causa dell'incidente di O'Halloran e la bandiera rossa, si riparte con una nuova gara e c'è stata della gran confusione con la direzione gara, alla quale il team chiedeva spiegazioni su se avesse dovuto o meno fare il secondo long lap, perché in teoria quando c'è un restart è come se fosse una gara nuova. Non si è capito nulla, al team non hanno detto nulla, ma sta di fatto che dopo il primo giro ad Andrea viene segnalato il ride through, che non è nient'altro che il passaggio dei box come penalità, che tra l'altro questa soluzione è una follia, perché in base a dove la dai il circuito il peso cambia. A Portimao la corsia dei box parte da in alto fra la penultima e l'ultima curva e per rientrare finisce dopo curva 1. Sarà un chilometro praticamente a 60 all'ora, butti la gara, e così è stato. Ad esempio a Jerez la corsia box sarebbe molto più corta, a Most anche, per non parlare di Magny-Cours, quindi dare un ride through così a caso non credo sia giusto. Tra l'altro potrebbe essere un danno per il team per la lotta al titolo di team indipendente, ma le gare sono queste e bisogna accettarlo. Come avevamo detto, dopo l'Australia sapevamo che quella è una gara a sé stante e tornato in Europa Toprak è tornato a vincere, anche se in un contesto completamente diverso dall'anno scorso, perché Bulega è molto più maturo e sicuramente Toprak non stravincerà come nel 2024. La mia domanda è: ma era necessario piagnucolare a Phillip Island così tanto alla prima gara? Il fatto che abbia vinto conferma ancora di più quanto avevo detto nel post Superbike dell'Australia. Rimane il fatto che sono convinto che sia l'anno di Bulega, anche se Toprak dovesse rivincere di nuovo. Non dimentichiamoci poi che Portimao è un circuito sul quale Toprak è sempre andato fortissimo anche nei recenti test, mentre Nicolò ha sempre faticato. L'unico punto dove secondo me Nicolò era veramente superiore a Toprak era la parte alta finale del tracciato, era molto più svelto a inserire, infatti è proprio lì che ha risposto più volte. Ha tirato fuori una cattiveria mai vista, mantenendo sempre una guida super pulita, senza sbavature o attacchi casuali. Insomma, Bulega ha portato a casa il massimo risultato in territorio nemico ed esce da questo fine settimana più forte che mai, perché ha dimostrato di sapersela giocare anche contro un Toprak formato gigante, e vi assicuro che questo non è da tutti. Nonostante l'eterna lotta per la vittoria ci abbia distratto tutti, non possiamo non parlare di Andrea Locatelli, autore di 3 gare da applausi, addirittura terzo in gara 1, quinto in Super Pole Race e quarto in gara 2, sempre la primissima Yamaha al traguardo e quinto in campionato. Anche Honda con Xavi Vierge in Super Pole Race conquista un meraviglioso quinto posto, inizia a intravedere un po' di luce, ma gli manca sempre quel guizzo e devono cercare di far funzionare tutto il pacchetto e cercare almeno qualche podio. Lecuona fa 2 top 10, ma è un discorso a parte perché viene da un periodo nero ed è tornato dal secondo infortunio di fila. A chi invece manca ben più di qualcosa è certamente Garrett Gerloff e alla sua Kawasaki. 2 dodicesimi e un 16° posto non sono le posizioni che competono a Garrett e nemmeno a un marchio come Kawasaki. Certo, ridimensionamento dell'impegno della casa giapponese non aiuta, e senza voler male a nessuno, Gerloff non mi sembra inferiore a Bassani o Lowe's. A proposito di Kawasaki, ma qui c'è solo il motore, appunto Bimota continua il suo percorso di crescita con l'ottima prova di Bassani che strappa un 7° posto in gara 2. Malissimo Lowe's, ultimissimo in qualifica perché gli hanno annullato il giro veloce per la bandiera gialla per la caduta di Montella e poi è caduto nell'hot lap. 13° in Super Pole Race e fuori dai giochi sia in gara 1 che in gara 2. Per quanto riguarda il campionato le cose si fanno interessanti. Bulega è primo in classifica con 111 punti, ma con queste 3 vittorie Toprak si rifà completamente del disastro di Phillip Island, portandosi già al secondo posto con 86 punti, e credetemi che 29 punti di vantaggio in Superbike sono davvero poca roba, e soprattutto se devi guardarti le spalle da uno come Toprak che certamente sconti non ne fa. Dietro vuoto cosmico, pensate che Petrucci è terzo
e ha appena 60 punti, poco più della metà di Bulega. Lo so, il campionato è appena iniziato, mancano ancora 10 gare alla fine, ma parliamoci chiaro, è palese che il titolo sarà un affare a due tra Toprak e Bulega e tutti gli altri potranno solo stare a guardare, anche se Petrux chiudesse terzo sarebbe un risultato incredibile con la moto privata. Ovviamente puntuale come un orologio, quando si parla di Superbike bisogna parlare anche di regolamenti, perché a breve potrebbe arrivare l'ennesima presa di posizione dell'organizzazione per bilanciare il campionato, che si traduce in rendere le Ducati meno performanti. Pare infatti che alla Ducati potrebbe essere diminuito il flusso di carburante per tentare di allineare gli equilibri in campo. Giusto o sbagliato, questa volta io non mi esprimo, ma preferisco lasciarvi le parole interessanti di Bulega, che dice: secondo me in questo modo non si bilancerebbe il campionato, anzi si sbilancerebbe. In questo momento non si può fare un confronto tra Ducati e BMW perché loro hanno solo due moto in pista e solo una va veramente forte. Ci sono più Ducati davanti perché ce ne sono di più in pista e con diversi piloti forti. Cosa succederebbe se anche il numero di BMW aumentasse? E in effetti quello che dice Nicolò non fa una piega. A proposito di futuro e a proposito di calendario, preparatevi perché tra 2 settimane si correrà ad Assen, l'università del motociclismo, o meglio quella era l'università del motociclismo anni fa, prima delle modifiche. Adesso è la triennale, mettiamola così, un po' più semplice. Scherzo, pista comunque super veloce in cui l'equilibrio e la precisione sono fondamentali, quindi anche in Olanda io mi aspetto che possa succedere di tutto, ma certamente là davanti mi aspetto di vedere Toprak e Nicolò lottare con il coltello tra i denti e chissà se magari Alvaro riesce a inserirsi come terzo incomodo. A questo punto noi siamo arrivati alla fine e io vi saluto, buon pesce d'aprile e ci vediamo alla prossima gara.